Dunque, alla domanda su come io vivo da scrittrice questa pandemia, posso rispondere in due modi. Uno, da un punto di vista pratico, sostanzialmente bene, nel senso che sono abituata, appunto proprio per il tipo di lavoro che faccio, a so stare da sola, sono abituata per costruire un mondo dentro a escludere il mondo fuori e quindi sono riuscita a continuare a scrivere con una certa costanza e sono abituata a scrivere se c'è rumore, nel senso che mi è capitato di scrivere in condizioni complicate, con gli operai in casa e quindi stavolta anche se c'erano mio figlio che faceva la didattica a distanza e mio marito che faceva conferenze nell'altra stanza sono riuscita a scrivere. Quindi sostanzialmente diciamo da un punto di vista pratico come tipo di lavoro io ho letto, ho scritto, ho letto l'opera al nero di Yourcenar che mi mancava, è stata una bellissima compagnia, quella del giovane Zenone che cresceva e ho continuato a collaborare con i giornali, quindi me la sono cavata. Ma io credo che ci sia una seconda risposta che riguarda l'impatto interno che questa pandemia ha avuto su di noi e quindi quanto noi siamo chiamati in maniera volontaria o inconsapevole poi un giorno a parlarne, elaborarne in quanto scrittori. E la verità è che non lo so, nel senso che sono sicura che noi ci porteremo dentro la scrittura a questa storia, così come io che sono una ragazza, ero una ragazza del 1974, sono nata quindi negli anni 80 quando ci fu il grande terremoto dell'Irpinia, sono campana come si sente da questo accento e alla fine me lo sono portato spesso nei libri quell'avvenimento, però appunto i libri hanno un tempo di decantazione diverso dal reportage giornalistico, diverso dalla cronaca e quindi in che modo, in che misura, con quale tipo di elaborazione questa storia bruttissima finirà nei nostri scritti, adesso non è dato sapere.